anche se l'opposizione attacca sempre il governo e vi sono divergenze nel governo stesso, dall'intero arco parlamentare non si è levata alcuna voce critica quando il premier Conte ha esposto alla conferenza degli ambasciatori il 26 luglio le linee guida della politica estera, a riprova del vasto consenso multipartisan. Conte ha definito anzitutto qual è il cardine della collocazione dell'Italia nel mondo. Il nostro rapporto con gli Stati Uniti rimane qualitativamente diverso da quello che abbiamo con altre potenze, perché si fonda innanzitutto su valori, su principi condivisi, di una consuetudine di rapporti, che sono il fondamento stesso della Repubblica e che sono parte integrante della nostra Costituzione. Sovranità democratica, libertà, eguaglianza dei cittadini, la tutela dei diritti fondamentali della persona. Il premier Conte dunque dichiara: il nostro rapporto con gli Stati Uniti rimane qualitativamente diverso da quello con le altre potenze, perché si fonda su valori, su principi condivisi, che sono il fondamento stesso della Repubblica e parte integrante della nostra Costituzione. La sovranità democratica, libertà e uguaglianza dei cittadini, la tutela dei diritti fondamentali della persona. In tal modo non solo ribadisce che gli Stati Uniti sono nostro alleato privilegiato, ma enuncia un principio guida. L'Italia assume gli Stati Uniti come modello di società democratica. Una colossale mistificazione storica. Riguardo alla libertà e uguaglianza dei cittadini, basti ricordare che i cittadini statunitensi sono ancora oggi censiti ufficialmente in base alla razza. Bianchi, distinti tra non ispanici e ispanici, neri, indiani americani, asiatici, nativi hawaiani, e che le condizioni medie di vita dei neri e degli ispanici, ossia latinoamericani appartenenti a ogni razza, sono di gran lunga le peggiori. Riguardo alla tutela dei diritti fondamentali della persona, basta ricordare che negli USA oltre 43 milioni di cittadini, 14 su 100, vivono, secondo i dati ufficiali, in povertà e circa 30 milioni sono privi di assicurazione sanitaria, mentre molti altri ne hanno una insufficiente, ad esempio per pagare una lunga chemioterapia contro un tumore. E sempre riguardo alla tutela dei diritti della persona, basti ricordare le migliaia di neri inermi assassinati impunemente da poliziotti bianchi. Okay. So, you got that, Patrick? Carson Drive. He's moving. He's not up yet. Ceasefire! Full AO. Go and get medical stage. Let me see your hands! Let me see your hands! Let me see your hands! Put your hands! Put your hands up! Show me your hands! Crossfire! Riguardo poi alla sovranità democratica, basti ricordare la serie di guerre e colpi di Stato effettuata dagli Stati Uniti dal 1945 ad oggi in oltre 30 paesi asiatici, africani, europei e latinoamericani, provocando
20-30 milioni di morti e centinaia di milioni di feriti, come dimostra lo studio di Jay Lucas presentato dal professor Sciosudowski su Global Research. Questi sono i valori condivisi sui quali l'Italia basa il suo rapporto qualitativamente diverso con gli Stati Uniti. E per dimostrare quanto sia proficuo questo rapporto, Conte assicura: ho sempre trovato nel presidente Trump un interlocutore attento ai legittimi interessi italiani. Interessi che Washington considera legittimi fintanto che l'Italia resta in posizione gregaria nella NATO sotto comando degli Stati Uniti. Fintanto che l'Italia segue gli Stati Uniti di guerra in guerra, aumenta su loro richiesta la propria spesa militare, mette il proprio territorio a disposizione delle forze e basi USA, comprese quelle nucleari. Conte cerca di far credere che il suo governo, comunemente definito sovranista, abbia un ampio spazio autonomo di dialogo con la Russia sulla base dell'approccio NATO a doppio binario, ossia diplomatico e militare. Approccio che in realtà segue il binario unico di un sempre più pericoloso confronto militare. A tale proposito, riferisce La Stampa, l'ambasciatore USA Eisenberg ha parlato col vicepresidente Di Maio, ritenuto da Washington il più affidabile, chiedendo un chiarimento sui rapporti con Mosca, in particolare del vicepresidente Salvini, la cui visita a Washington, nonostante i suoi sforzi, ha avuto un esito deludente. Non si sa se il governo Conte supererà l'esame. Si sa comunque che prosegue la tradizione, secondo cui in Italia il governo deve sempre avere l'approvazione di Washington, confermando quale sia la nostra sovranità democratica.